Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andremo a vedere le energie principali per voi, quindi come andrà la settimana, i segni zodiacali da attenzionare e poi ci addentriamo con l'amore, il lavoro e le finanze. Vediamo come prima carta troviamo la carta dell'uomo o gentiluomo. Cosa vuole dirvi questa? Che cioè, se siete uomo potrebbe essere che magari ci sono alcune questioni importanti della vostra interiorità, delle cose proprio strettamente personali che comunque devono essere attenzionate, che vi possono essere molto utili nell'atteggiamento, soprattutto in alcune relazioni. Potrebbe essere un'energia generica, nel senso legata proprio al consiglio di come affrontare determinate cose, quindi con la massima razionalità e determinazione, altrimenti potreste avere a che fare con una persona che magari può aiutarvi o può o deve essere attenzionata nei suoi comportamenti, nel suo atteggiamento. Questo possiamo vederlo magari meglio nell'ambito amore e relazioni. Poi troviamo il quadrifoglio. A parte che essere abbastanza positivo perché vuol dire che c'è un cambiamento fortuito, quindi situazioni più complesse che si possono risolvere o finalmente trovare, diciamo, una luce in fondo al tunnel. In più ci porta possibilità che si aprono delle sorprese, anche soddisfazione e quindi una vittoria, un ottenimento e una ricompensa. Poi troviamo il sentiero. Ecco, anche questo è molto interessante perché quello che si può aprire, quello che può anche portare una persona o una situazione, qualcosa che state facendo, ecco che si apre a che cosa? Al sentiero con varie possibilità, varie alternative da osservare, da valutare e quindi scegliere, oppure dei dubbi, delle perplessità da sciogliere. Di sicuro c'è una scelta da fare e c'è una decisione importante per sbloccare qualcosa, per valutare meglio una situazione complessa o anche un nuovo inizio, un nuovo percorso per alcuni di voi. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario principalmente, un pochetto anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche all'amicizia, alle persone più strette, anche alla famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare così potrete avere qualche informazione in più. Allora, l'arnica ci dice che c'è la fine, la conclusione di un dolore, di una sofferenza, dipende, cioè se ad esempio tutto procede nella coppia per il verso giusto, magari potrebbe esserci un conflitto passeggero, un litigio che subito si risolve nel compromesso e quindi si recupera, ritorna diciamo la serenità quasi immediatamente. Altrimenti potrebbe esserci una crisi un po' difficile da superare. Io lo dico soprattutto per le coppie che già magari da tempo soffrono di qualche momento di tensione, qualcosa che non ancora si riesce a trovare riconciliazione, però potrebbe esserci una fase di recupero e quindi di rigenerazione della stessa relazione e quindi si procede. Per alcuni dovrebbe esserci anche un ritorno di fiamma.
qualcuno del passato, qualcuno che, ahimè forse, si è distaccato, vi ha fatto soffrire, forse ritorna in qualche modo, non necessariamente si parla di ritorno vero e proprio, nel senso che magari, si può incontrare una persona, si può risentire, qualcuno, potrebbe esserci un chiarimento, un riavvicinamento, dipende diciamo da quello che si sta vivendo. Io consiglio sempre di prendere con le pinze quando salta fuori una cosa del genere, perché non sempre un riavvicinamento e un ritorno può essere positivo, magari è qualcosa che non desiderate assolutamente, che si faccia risentire quella persona del passato, soprattutto se vi ha fatto soffrire. Magari, salta fuori solo come chiarimento o come sentirsi, diciamo così, un "ciao, come stai, come va", punto, e può finire lì. Quindi dipende dalle varie circostanze. Anche perché, lo dico, c'è la carta del narciso, spesso ha a che fare proprio con l'avere a che fare con un narcisista, o una persona, cioè un narcisista o che ha degli atteggiamenti molto scostanti di avvicinamento, di allontanamento, insomma non si sa che pesci pigliare. Però, c'è, comunque la pratolina che ci fa capire che in qualsiasi, circostanza potrebbe esserci una svolta, decisiva. E quindi questa svolta, visto che rimane un po' così in sospeso, e ricordo che è una lettura generica, magari dà la possibilità di osservare, di valutare e di comprendere effettivamente questo tipo di evoluzione. Quindi, non so, dipende sempre da quello che desiderate, perché io dico se una persona desidera il ritorno, magari, può essere qualcosa di positivo. Se invece già sapete che, può essere doloroso perché avete già sofferto in passato a causa di questa persona, io direi che, meglio lasciarla subito andare. Ecco perché c'è il bivio, c'è la scelta, c'è la decisione anche in queste circostanze, quindi dipende effettivamente chi si palesa, come, lo fa e quindi da varie circostanze. Non solo, vi dico che per i single può anche darsi che magari ci sia semplicemente una persona che avete, conosciuto in passato, che avete perso, di vista e che quindi finalmente si ha la possibilità di ritrovarsi, di risentirsi e quindi ecco questa la ritengo un po' più interessante. Per le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze, ecco qui abbiamo la carta della morte, non deve spaventare, attenzione, perché, spesso può far riferimento, è vero, a una situazione difficile, però anche a un qualcosa che si avvicina alla conclusione. Indica un cambiamento improvviso, nel senso che magari se abbiamo portato al limite una decisione o un qualcosa, allora, spesso c'è quell'equilibrio sottile che si va a spezzare. Quindi io consiglio sempre, come abbiamo visto sin dall'inizio, di prendere il controllo di qualsiasi situazione e, decidere prontamente. Magari questa sarà proprio una vostra decisione in ambito lavorativo o riguardo le vostre finanze, di mettere e chiudere qualcosa adesso, di mettere da parte per favorire le cose più importanti o addirittura un qualcosa che si conclude per favorire un nuovo inizio. Cosa va a concludersi? Nel bene e nel male, magari questo lo potete capire voi, però effettivamente vediamo questa nuova fase, questo nuovo inizio. Magari veramente per alcuni di voi si va a concludere una fase difficile, dolorosa, riguardo alle vostre finanze, forse delle spese che sono state eccessive, o un lavoro, particolarmente stressante e allora finalmente ce lo lasciamo, alle spalle. Quindi nel corso della settimana vediamo già questo passaggio e apertura al futuro, quindi si vede proprio tantissimo questa bellissima energia di nuovo inizio, un nuovo percorso, una nuova fase
Magari questo è il momento giusto proprio per gettare qualche semino, per pianificare, per valutare, vedere i vostri desideri e quindi come proiettarli verso il futuro. Quindi questo vale per tutti e soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, probabilmente finalmente si chiude una fase forse di risposte negative o cose che non hanno funzionato, cose che non mi hanno soddisfatto e finalmente si vede un po' di luce, come vi dicevo, perché c'è una nuova direzione, nuove possibilità e questo può anche portare delle opportunità, delle proposte, delle nuove situazioni ovviamente da valutare e quindi sapete già come muovervi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!